Ci sono dei prodotti che vi fanno venire una scimmia davvero irrefrenabile, come in realtà questo prodotto, che se ci pensate è una cosa che ormai si trova un po' ovunque, ovvero delle cuffie wireless Bluetooth. Ma sarà il marketing, sarà un po' la storia che ho visto raccontata su Indiegogo, davvero non vedevo l'ora di averle nelle mie mani. E ora, dopo circa una settimana di utilizzo, è venuto il momento di raccontarvi quali sono le 3 cose che mi hanno davvero impressionato di queste iPhone. Partiamo subito da un concetto, quello che attira innanzitutto in un prodotto è l'estetica e qui Rollins Square, diciamocelo, ha fatto un piccolo capolavoro. In effetti se andiamo a vedere questa scatolina la troviamo dalle linee squadrate, eleganti e quasi pulite. La custodia poi davanti il logo Rollins Square, mentre sul retro andiamo a vedere che ha, oltre al solito logo, anche il luogo di costruzione e da dove deriva il design. Sul lato invece abbiamo la USB micro e qua sono convinto che molti di voi diranno: ma perché non mettere una Type-C? C'è da dire che Rollins Square però ha fatto un sondaggio durante la sua campagna su Indiegogo in cui chiedeva se preferivano gli utenti avere l'USB micro o la Type-C e è stato votato purtroppo USB micro. Però non dimenticatevi che qui abbiamo anche la ricarica wireless, cosa non indifferente se ci pensate. Comunque la plastica è di ottima qualità e ha la sensazione è quasi vellutata. Però ha una piccola nota negativa, infatti quando andiamo ad assemblare i due pezzi ci sono poi delle giunzioni che non sono proprio perfette, rimarrà sempre un piccolo spazio, peccato. Nella parte superiore comunque, come vi dicevo, abbiamo il logo iPhone, mentre aprendo questo coperchietto accediamo alla sede delle cuffie, che abbiamo anche qui ovviamente una sede che è magnetica e che tiene ben fisse le cuffie all'interno della loro posizione. Praticamente sarà impossibile che queste vi scappino o vadano in giro in qualche modo. Inoltre pesa solo 55 grammi e sta comodamente davvero in tutte le tasche e questo sarà comodo anche quest'estate quando saremo vestiti molto di meno. E poi ci sono loro all'interno, ovvero questi auricolari che sono fatti molto bene, sono di un design davvero spettacolare ed è chiaro, poi un vago richiamo alle AirPods, ma poi è come prendere un design che è iconico e fargli fare un piccolo salto nel futuro. Sono in pratica composte da una parte principale in cui abbiamo il nostro speaker con dei gommini e poi ci sono i connettori per la ricarica. Dall'altro lato abbiamo invece il LED di stato con una superficie un po' più piatta in cui abbiamo i comandi touch. Poi c'è un piccolo prolungamento che è reso, dal mio modo di vedere, magnifico da un inserto di plastica che è un po' più lucido rispetto al resto. Abbiamo poi il microfono e sull'altro lato invece l'indicazione del senso in cui vanno messe proprio questi auricolari. E poi guardate quanto stanno bene e come si sposano bene all'interno di un viso. Davvero un design che è dal mio punto di vista spettacolare. Ma come non ho trovato difetti nel design, non ho trovati nemmeno nell'ergonomia. E in effetti una delle prime cuffie che riesco a tenere per ore senza alcun problema, senza alcun fastidio. E questo grazie poi a dei delicatissimi gommini che sono davvero fini e questo quindi richiede un po' di attenzione quando deciderete di andarli a cambiare. E in effetti proprio iPhone ha fatto un video apposta in cui vi spiega come andare a effettuare questa sostituzione che, come vi dicevo, è un po' delicata. Ma d'altro canto questi gommini così fini, così delicati, appunto vi permettono di averle dentro le orecchie e non essere così infastiditi come succede spesso con tante altre cuffie. Inoltre sono molto leggere e questo d'altro canto è di aiuto anche se decidete di utilizzarle per fare qualche tipo di attività fisica. C'è da dire però che per fare attività fisica è necessario sostituire i gommini classici con dei gommini in spugna che sono sempre presenti
in confezione, e questo perché se non li sostituite probabilmente reggono sessioni di running fino a 7-8 km all'ora, ma se accelerate poi vi serviranno appunto questi gommini. Ma fatta questa sostituzione poi i vostri auricolari stanno lì fermi, non si muovono nemmeno di 1 millimetro, e grazie anche alla certificazione IPX5 quindi sono perfetti per fare qualsiasi tipo di attività fisica. E altro punto di forza poi sempre di questi auricolari è anche la batteria. In effetti sono riuscito a utilizzarlo per più di 4 ore in modo continuativo, quindi una sola ricarica, 4 ore di utilizzo, quando gli altri auricolari in realtà fanno 2 ore e mezza, massimo 3. Spettacolare. Come in realtà molto buona è anche la ricarica che riesce a dare questo piccolo box, che ha una batteria da 400 mAh e quindi garantisce 6-7 ricariche per un utilizzo totale che non vi so dire esattamente quant'è, ma in una settimana io non l'ho mai ricaricata. Ed è stato molto difficile non andarla a ricaricare, perché come vi dicevo ha anche una base di ricarica wireless che ho acquistato anche qui in campagna, e questa basetta di ricarica è fatta molto bene. Infatti abbiamo la parte inferiore che è fatta tutta in alluminio con 4 gommini che permettono quindi di tenerla ben ancorata. Inoltre la parte superiore è in una morbida plastica che non permette quindi ai vostri auricolari di sfuggire via quando andate ad appoggiarceli sopra, e anche questa per coerenza una presa micro USB. Ha inoltre un LED frontale che si va ad illuminare quando andate ad appoggiare qualcosa per li caricare, e ovviamente può ricaricare praticamente qualsiasi tipo di dispositivo che permette la ricarica di tipo wireless. Ma vi avevo promesso 3 cose che mi avevano colpito, in realtà ve ne ho menzionata solo una, ovvero il design, e ora passiamo alla seconda cosa, e questa è la connessione. Non tanto che la connessione sia praticamente perfetta, in effetti anche da molto vicino è capitato qualche volta che ho perso qualche secondo durante la riproduzione, ma quello che davvero impressiona è poi la distanza che riescono a reggere. Avevano promesso infatti in fase di campagna almeno 20 metri, e io non dico che siano 20 metri, ma sicuramente sono molto più di tutte le altre cuffie, e se non sono 20 metri, ci avviciniamo molto. E praticamente, per farla breve, sono state alla fine le prime cuffie con cui sono riuscito per esempio a girare per tutta casa lasciando il telefono in un'unica posizione senza avere lag o perdite di qualche tipo durante l'ascolto. E altra cosa poi estremamente positiva è data dal fatto anche che non abbiamo differenza tra l'utilizzo di telefoni con Bluetooth in versione 4.0, 4.2 o 5.0. In tutti i casi non c'è alcun ritardo o alcun lag nella visione dei video, quindi se guardate un video e avete i vostri auricolari non c'è alcun ritardo, fantastico. E inoltre non ho avuto nessun problema a collegarla ad altri dispositivi come a Windows oppure ad iPhone. E ora iniziamo un po' a parlare delle prestazioni in ascolto di questi auricolari. Come vanno? Diciamocelo, non ci sono grosse differenze in base al tipo di musica che voi ascoltate. Essenzialmente sono equilibrati e vanno bene un po' con tutto, sia che le ascoltate con il pop, con il rock o con musica un po' più da discoteca. Gli alti e i medi sono ben definiti e precisi, mentre per i bassi c'è solo da fare una piccola precisazione. Se non le avete ben inserite all'interno dell'orecchio, questi si vanno un po' a disperdere, ma se invece le posizionate ben dentro, lì come per magia compariranno questi magici bassi, che si sentono molto bene. Come è molto positivo e molto buono il fatto che il volume massimo è davvero elevato, e se messo a confronto per esempio con le QCI o con le Hollylight che ho provato, queste sono di un gradino superiore. Il volume massimo è davvero elevato, quindi sebbene non siano le migliori sono sicuramente tra le migliori, e questo essenzialmente per la costanza che riescono a mantenere tra i vari tipi di musica. Ma altra cosa su cui molti di voi sono sicuro che vogliono sentire parlare è riguardo al microfono, e anche qui c'è da dire che non è sicuramente tra le migliori. In ambienti silenziosi la qualità è infatti molto elevata, mentre in altri ambienti come in quelli rumorosi decade, in quanto vengono catturati purtroppo anche i rumori esterni. Ma sono state rare però sinceramente le situazioni in cui la persona dall'altro lato non riusciva a capire quello che gli dicevo. È vero, forse non riusciva a sentirmi nitidamente, ma però riusciva a sentirmi, quindi anche in questo senso probabilmente non sono tra le migliori, ma sono tutto sommato positive. Questa è una piccola prova in cui potete capire come si sente e come viene registrato l'audio in ingresso di queste Hyphen. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi sembra.
E siamo così arrivati alla terza cosa che mi fa dire che queste sono le cuffie definitive, almeno al momento. Sto parlando delle Gesture, che sono completissime e in effetti possiamo andare, oltre che a fare lo start and stop classico con il singolo tap toccando il nostro auricolare, con il doppio tap poi avanzare la traccia, e fin qui direte tutto normale. Quello che non è normale è per esempio la regolazione del volume, ma non la regolazione del volume dell'auricolare, ma proprio del dispositivo. Per esempio, tenendola premuta per 2 secondi dal lato destro riusciremo ad aumentare, ma attenzione, di una tacca, quindi non è una regolazione continua ma step a step, però con una pressione di 2 secondi andiamo ad alzare di un grado il nostro volume, mentre dall'altro lato con 2 secondi andiamo ad abbassarlo. Altra cosa particolare, poi con 3 tap veloci si va a richiamare l'assistente vocale di Google, per esempio, oppure Siri. Insomma, in definitiva riuscite a controllare tutte le funzioni del vostro telefono solo attraverso il touch di queste cuffie, che è davvero, come vi dicevo, avanzato. Inoltre funziona molto bene, viene percepito al minimo tocco, quindi non richiede molto apprendimento per riuscire ad usarle davvero bene. E quindi avete capito che tutta questa mia attesa fortunatamente si è rivelata positiva, perché mi sono trovato tra le mani un paio di cuffie davvero fantastiche, e questo grazie ad un design fantastico, una batteria capiente che permette un ascolto di buona musica. Non danno poi fastidio, davvero alcun fastidio finché le tenete nell'orecchio. La connessione poi è mostruosa, come vi ho raccontato in tutto questo video, e poi il sistema di controllo avanzato vi permette di slegarvi completamente dal telefono. Sperando che questo video vi sia piaciuto, ho da dirvi poi questa cosa interessante, ovvero che sono riuscito a contattare l'azienda. Vi assicuro che io non ci guadagno assolutamente niente, però mi ha lasciato un piccolo codice sconto, mi pare del 15%, a cui potete avere accesso se cliccate dal link che vi lascio qua sotto in descrizione. Quindi io vi dico approfittatene, perché le pagherete circa 50 euro e per quello che costano sono davvero le migliori che io abbia mai provato. E questo è tutto, mi raccomando, quindi non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, ovviamente, se già non l'avete fatto. Un saluto da Daniele Pintus e noi ci vediamo al prossimo video, la prossima settimana.